Ciao amici di Fungomagia, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono venuto nell'entroterra genovese a caccia di trombette dei morti e finferli. Ma ho notato, facendo già un giretto rapido sulle fungaie dove avevo trovato gli ultimi funghi, devo dire che ho trovato una situazione completamente diversa. Nell'arco di una settimana è successo che le temperature sono crollate notevolmente, soprattutto quelle nelle ore notturne, e hanno fatto sì che comunque le nostre trombette dei morti e le nostre finferle sparissero. Io non ho trovato veramente pochi pezzi, e poi proverò a scendere chiaramente di altitudine. Adesso sono intorno ai 700 metri sul livello del mare, sono in un bosco, come potete vedere alle mie spalle, di conifere, e vado a caccia allora di un fungo. Ripiego su questo, ma non è un ripiego, ma in realtà anche questo è un divertimento, su un fungo che è molto resistente alle piogge per la sua tenacità della sua carne, e soprattutto perché si nasconde sotto le foglie delle latifoglie e anche sotto gli aghi di pino, dove lui si nasconde preferibilmente per proteggersi anche dalle basse temperature. Andiamo a caccia di steccherini, quindi Lindum repandum. Un video già sul canale c'è di questo fungo dove vi descrivo il fungo in questione. Quindi questa volta ci dedichiamo solamente alla raccolta. Spero di fare un bel giro insieme a voi e speriamo che la diabindata ci porti fortuna almeno su questo fungo, da farci veramente fare un bel carniere, e così poi quando si arriva a casa la cucina sorride. Seguitemi, a dopo. Allora, qualche funghetto si sta iniziando a trovare, per fortuna, almeno questi. Vediamo di trovarne altri. Ci aiutiamo con un coltellino, andando alla base del fungo, vedete? Così cerchiamo di portarli a casa più puliti possibile, anche perché se no poi ci dobbiamo passare delle giornate a pulire, che poi sì, anche è un divertimento anche pulirli, per l'amor di Dio, ma quando poi ce ne sono un buon numero, insomma, sicuramente rimpiangete il fatto di non averli puliti direttamente nel bosco. Guardate qua che meraviglia, che belli esemplari. Guardate che bel cespo qua, spettacolari. Molti mi chiedono, ma per la pulizia, a parte che nell'altro video ve lo dico, ma comunque basta che con un coltellino fate questo lavoro qua, vedete? La parte sotto dell'imminofero, questi pungoletti qua vengono via, vedete? Rimane praticamente il fungo bello pulito. Ma comunque considerate che non è necessario, perché comunque questi pungoletti qui sono commestibili perché fa parte del fungo, quindi non è una parte da scartare, come se voi in un porcino eliminaste i tuboli, quindi è meglio lasciarceli. Si nascondono veramente bene, Ecco perché resistono ai sbalzi di temperatura anche quando crolla improvvisamente. È un fungo bello tenace, che poi una volta che voi lo preparate sott'olio risulterà molto croccante, molto.
Anche questo è un fungo gregario, divertente. Anche questo qui, insisto nel portare i vostri figli nei boschi proprio per insegnare a rispettare la natura e imparare le varie specie, perché la natura ci regala sempre qualcosa, basta che noi la rispettiamo, non buttiamo carte di caramelle, non buttiamo cicche di sigaretta, lattine, bottiglie, insomma quello che ahimè vedo e trovo nei boschi, che poi io tengo una sacchettina dove li porto via, ma non è neanche giusto che io faccia lo spazzino per voi. Educazione, una volta che voi rispettate il bosco vi regala, guardate, vi regala queste gioie. Gli aghi di pino purtroppo non si riescono mai a togliere totalmente, per quelli poi faremo una pulizia preventiva quando li porteremo a casa. Insomma, conoscere altre specie ci aiuta a non tornare mai, o quasi mai perlomeno, a casa con il cesto vuoto. E poi se torniamo col cesto vuoto vorrà dire che abbiamo respirato dell'aria buona. Allora ragazzi, vi devo fare vedere assolutamente questa fungaia, perché sono arrivato su un piano dove sono veramente seminati i nostri steccherini. Ve li faccio vedere immediatamente. Allora, guardate lì, guardate qui, li vedete? Guardate, qui, guardate che fungaia ragazzi, guardate che fungaia, guardate, qui di sotto, guardate qui che cerchio, guardate qui che steccherini, mamma mia ragazzi, che roba, mamma mia che steccherone, steccherini a bombazza. Diventava una cavata troppo lunga, quindi la fungaia che vi ho fatto vedere prima li ho già staccati. Vedete, guardate che meraviglia, guardate che esemplari, guardate, e ora non ci resta che metterli nella cesta. Ragazzi, altri steccherini. C'è un letto del sottobosco veramente profondo. Tutti questi aghi di pino. Ripeto, pino, li vedete? Gli aghi come sono lunghi, non è abete. Abete, gli aghi sono corti. Ok, impariamo anche a conoscere le piante, è fondamentale, perché ricordiamoci, specialmente gli appassionati di porcini, di bolettacee, ricordiamoci che non è un fungo simbionte che quindi nasce per, diciamo, fare lo spazzino del bosco, ma nasce e vive in simbiosi con le piante, quindi se noi non conosciamo le piante possiamo andare a spasso, quindi è fondamentale. Ok, ecco qui altri steccherini, guardate, vedete come si nascondono bene, guardate qui.
A volte, ripeto, ci passiamo vicino veramente e non li vediamo. Sono talmente intrecciati sotto agli aghi e rametti che spesso si spaccano, peccato. E qui ce n'è gli altri. Ecco qui. Qui sono altri. Questi sono piccoli lascianti. Ecco qui un'altra fungaia di steccherini. Vedete come cammina? Fa una sorta di cerchio, il solito cerchio delle streghe. Ora li caviamo. Sentite che pace raccogliere i funghi nel silenzio più assoluto. Mamma mia, che bello. Mamma mia, che meraviglia. Là mi pare di vedere qualcosa. Qui sono un po' vecchietti, li lasciamo. Oh, qualcuno qui ha la spatola, ma guardate che fungaia. Questo ce lo prendiamo perché è stato staccato di fresco. Questo l'abbiamo staccato noi. Guardate qui. Mamma mia, sono proprio nascosti. Avete capito perché anche se c'è un calo forte delle temperature, questi fungotti continuano il loro percorso di vita? Proprio per quello, perché sotto sicuramente trovano riparo anche dalle intemperie, quindi possono andare avanti anche nella stagione. Io addirittura li ho trovati anche a gennaio, tanto per dire. È un fungo che si trova tranquillamente tutto novembre, dicembre. Insomma, bisogna poi chiaramente vedere a che altitudine vi trovate, perché io poi per trovare questi devo scendere un pochino più basso di quota, perché poi le temperature diventano a quel punto non più fredde ma proibitive. Come sono nascosti sti mascalzoni. Guardate qua, c'è anche una finferra. Allora, coltellino e via. Bene cari amici, siamo giunti alla fine di questo video dove abbiamo dato la caccia ai nostri steccherini, ma spostandomi di spot in spot sono riuscito a trovare anche dei bei finferli, quindi il craterello lutescens che lo trovate sul canale, ci sono 2 video inerenti a questo fungo,
quindi non perdeteveli, mi raccomando. Ora vi mostro, come tutte le volte, vi mostro quello che ho raccolto e comunque l'avete visto, perché comunque ci siamo divertiti veramente tutti insieme. Ecco qua il raccolto alle mie spalle, vi faccio la ripresa. Indum repandum, steccherino dorato, Cantarellus lutescens, finferla. Direi che ci possiamo più che accontentare, che dite? Per lo più possiamo anche non lamentarci. Beh, come avete visto, vi ho mostrato tutto il raccolto di oggi. Sono contento, devo dire la verità, per il periodo che ci troviamo, novembre inoltrato, quindi la situazione ancora è abbastanza sotto controllo. Ora vediamo se riusciamo comunque a trovare ancora qualche fungo nelle prossime settimane, se no cambieremo spot e cambieremo habitat, quindi andremo e ci sposteremo nella macchia mediterranea. Va bene, io vi saluto, vi do appuntamento chiaramente a un altro video, al prossimo, e per chi non l'avesse ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ringrazio chiaramente tutti coloro che mi danno fiducia, che seguono il canale con sempre essendo presenti. Mi raccomando, messaggiatemi, perché scrivete i messaggi sotto il video in maniera tale che posso anche rispondere, così possiamo anche interloquire tra me e voi, che siete veramente tantissimi. Un abbraccio dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.